La cacio e pepe insegna un gioco di temperature. The Sound of Love, ragazzi. E così ricorda pure la festa delle donne con sto giallo. Quanto vi piace, quanto è buona, quanto è goduriosa la pasta ai 4 formaggi, ma la facciamo con un tocco particolare. Volete sapere gli ingredienti? Adesso vi dico. Formaggi, o quelli del Grana Padano da oltre 20 mesi, o del Gorgonzola, o dell'Asiago, o della Gruyère. Io do delle mafaldine, chiamiamole così, che mi piace molto questa pasta per fare sta ricetta. O se no per chi è amante delle penne, i soldi delle penne, vabbè, della pasta corta, usate la pasta corta. Panna fresca, latte, limone, semetti. Dice il cavolo c'entra i semetti. Ma ci vuole un po' di croccante a sta roba tutta quanta cremosona, buonona. Pure se no potrebbe essere anche una buona idea delle noci tostate. E poi ragazzi, la salvia. La salvia ci sta da paura col formaggio. Iniziamo subito, sapete che cosa? Da tostare questi semetti. Sì, proprio da tostarli. Che sarà il croccante di tutto questo. Qui vedete che cosa c'è dentro? Ci sono semi di girasole, questi qua chiari, grigio chiaro, questo marrone scuro sui semi di lino, questi qua verdi sono i semi di zucca. Diciamo sono quei semetti che oggi come oggi usiamo un po' ovunque nelle colazioni, almeno non ci credo che voi non li siate questi semetti, che adesso va molto di moda e giustamente vanno di moda da mettere nella colazione, nelle insalate e perché non nelle paste? Mettiamoli perché ci sono tanti oli essenziali che servono, tanti nutrimenti che ci sono all'interno dei semetti. Sentite come fa? Saltano. E che vuol dire che saltano? Che sono tostati, sono pronti. Eccoli qua, li mettiamo qua dentro, profumati. Perché l'ho tostati? Perché saranno un po' più croccanti, no? Noi vogliamo il croccante in questa pasta e lo dobbiamo mettere in qualche modo e maniera. Questa pasta sarà intorno ai 250 grammi. Guardate la qualità di questa pasta, la vedete? Guardate quanto è ruvida, bella. Quindi che cadrà? Accadrà che questa fa così. Ti si aggrappa, ti si acchiappa così, ti acchiappa, ti stringe forte, quindi tratterrà anche questa bella salsetta. Iniziamo con mettere a scaldare tutto in una padella, un po' di latte, ok? E un po' di panna che dà un po' più di grassezza, ok? Così. Gli dobbiamo dare un profumo, quindi un limone non trattato, prendete la buccia, così, come se fosse, ve l'ho già detto altre volte, come se fosse una crema pasticcera. Ok, gli diamo questo profumo di limone che servirà un po'. Sentite, oh, il limone è buono quando voi lo state, ecco, pelando come in questo caso e sentite questo profumo eccezionale. Sono 4 pezzetti, li mettiamo qua dentro, così mentre si scalda il nostro latte, la nostra panna, dove andremo poi a mettere a fondere i nostri formaggi. Quindi dobbiamo lavorare con le temperature. Non facciamo bollire tutto questo, oppure se bolle poi dobbiamo farlo raffreddare un pochettino. Lentamente, così, basso, basso, basso. Intanto si profuma. Mi sono rimasti 12.000 persone, 12.000 iscritti e festeggiamo 1.000.000. Che volete fare? Voi volete far felice? Io cerco del tutto per farmi felice a voi. Quindi tu che stai lì a vedermi e non sei iscritto e c'è la coscienza che ti dice iscriviti, ascolta la tua coscienza e ascolta Max, iscriviti. Abbiamo il formaggio da sciogliere, quindi Gruyère, ma la Gruyère non è quella con i buchi, è questa qua, vedete? Ma metteteci quello che avete nel frigorifero, ok? E immagino che metterete prodotti che vi sono avanzati, dei piccoli ritagli di formaggio che vi sono avanzati e che useremo per fare questa pasta ai 4 formaggi. Quindi taglio un pezzo di Gruyère, ok, così, e mettete quello che vi piace, nel senso, io qui ho dei formaggi che a me piacciono. Per esempio la gorgonzola ci sta perché dà un tocco di piccante, dà un tocco diverso, no? Di erborinato. Prendiamo un po' d'asiago, l'asiago pure è un ottimo formaggio, no? Poi ha un prezzo, una qualità-prezzo ottima, insomma, si trova sempre a un buon prezzo, intorno ai 13-14 euro al chilo, no? Quindi è ottimo. E voi pensate che col prezzo di un asiago non ci comprate quei siluretti di formaggio che non si sa da dove vengono perché piacciono tanto. È meglio che te compri in asiago, è una DOP, è un prodotto buono. Usate i prodotti buoni, cioè soprattutto le DOP sono delle garanzie in più, ok? Un grana
oltre 20 mesi, qua qualcuno ci è passato, vedi, si è mangiato un pezzetto, se l'è mangiato, e già so chi è il Sorcio. A Sorcio già lo so, Camera Woman, sei stata te, è vero? Gratto, bello. Allora, sono amante di grattare le cose a mano. Quando ho lavorato da Fulvio, il mio maestro, mi diceva il parmigiano mica si compra grattato, nei ristoranti di un certo livello. Si gratta, ma si gratta a mano. Perché quando tu gratti il parmigiano, tu c'è questo, guarda, questa nuvola. Quando tu lo fai grattare, lo compri grattugiato, è sabbia, è polvere, non è qua nuvoletta, quella roba ariosa, è un'altra storia. Quindi grattiamo il parmigiano a mano e ne grattiamo un po'. Tu dici, ma che quantità? Tu quanto vuoi godere? Quanto vuoi godere? A seconda di quanto vuoi godere ci metti il formaggio. Io ce ne metto un po'. Non sarà questo l'artefice del gusto di questa pasta, sarà tutto un insieme, saranno i 4 formaggi all'interno. Quindi tante volte quando comprate la pizza, quando mangiate questa pasta in alcuni ristoranti, che cosa succede? O sa di poco o sa di troppo forte. Di troppo forte lo sapete perché sa di troppo forte? Quando il formaggio non è realmente ottimo. Intanto mettiamo il sale. Si mettono dei formaggi un po' che erano morti. Erano morti e ci si mette anche la cosa peggiore, la crosta del formaggio. E la crosta dà sempre un sapore molto forte. Vedete qua? Non ha bollito ma ha fatto il velo. Quindi levo la buccia di limone. È profumatissimo, sento un profumo, mazza quanto è buono, buonissimo. E incomincio a mettere il formaggio qui dentro, ok? Così, che lo facciamo fondere, ok? Pezzettini piccoli, quindi il formaggio che temperatura dovrà fondere, dovrà sciogliersi? Sui 60 e 70 gradi. Che cosa non deve accadere? Non deve bollire il latte, assolutamente. Dobbiamo rimanerlo, vedi, pezzi piccoli, che più saranno piccoli più sarà facile sciogliersi. E così, facciamolo adesso lentamente, questo si consuma con questa temperatura, piano piano. Guardate, io sto sul 7, a metà della potenza dell'induzione. Guardate piano piano che sta succedendo, si stanno consumando, guardate, spettacolare. E adesso ci mettiamo il carico da 10. La gorgonzola, buona, a chi non piace. A chi non piace non ce la mette, ci può mettere un taleggio. Ognuno poi ci mette i formaggi che vuole, Questo è poco massimo, guardate qua, guardate qua. Cremosa. Oddio, 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 così. Guardate qua, Levo la parte questa della buccia, ok? Eccolo qui, guardate che meraviglia, Incominciamo a mescolare così adesso. E mano a mano vedete il formaggio si è fuso un po', Vedete? Piano piano, così. Senza trucco e senza inganno, facciamo proprio una cosa bella, semplice, guardate come che consistenza sta prendendo, sempre più densa. Che volevamo fare? Buttava la pasta? Sì. Eccola qua, bella. Quindi, amanti delle paste corte, buttate la pasta corta. Io mi piace questa, bella, larga così, che si impregna bene bene del formaggio, di sta cremetta. È un piatto che non dovete fare tutti i giorni. Questo qua è il piatto, dovrebbe essere anche un piatto della domenica, del sabato. Vi fate sta bella scorpacciata. È una ricetta sicuramente che è nata per recuperare quello che uno aveva. Ne sono certo di questa cosa. Guardate qui, guardate. Quindi abbiamo messo mezzo bicchiere di latte e mezzo bicchiere di panna. E guarda che meraviglia, senza frusta, senza frullatore a immersione, tutto a mano, perché la temperatura è giusta, quindi dobbiamo stare 60-70 gradi. Schiacciate un pochettino. Allora, la salvia, avevo detto della salvia, no? Forbicette, taglio un po' di salvia, eccole qua, madonna, ma io rovino tutto, a Camera Woman, vai. La salvia sta benissimo, è rinfresca, tagliamo pezzettini piccoletti, salvia, guarda qua che spettacolo. Ragazzi, i formaggi sono sciolti. Sono sciolti, sono sciolti, sono sciolti. Eccoli qua. Adesso facile, facile, facile. Non fila, non fila. Belli cremosi, buoni.
Per chi vuole festeggiare la festa delle donne, questo è un ottimo spunto. Vi riunite amiche a casa, così potete fare quello che voi volete, potete chiacchierare, potete ballare, potete fare la festa vostra. Potrebbe essere un ottimo spunto, una pasta semplice, insomma, che potete organizzare velocemente per un po' d'amiche. Quindi ottima pasta suggerita per la festa delle donne. Sto mantenendo calda questa fonduta, vedete? Ce l'ho a 6, metterò anche a 5. Devo stare attento, devo mantenere questo prodotto caldo, né troppo caldo né troppo freddo, perché sennò poi si diventa di nuovo formaggio. La cosa fondamentale è la cottura della pasta. Io qui non posso mantecare tanto, quindi deve essere una pasta cotta al dente, non come faccio sempre, che poi la faccio cuocere dentro i formaggi, perché qui non potrà cuocere dentro i formaggi, andrà soltanto, scolatela bene, perdonatemi, dall'acqua, ok? Poi se servirà l'acqua l'aggiungiamo, ma in questo caso proviamo prima senza, scolata bene dall'acqua, vedete? Così. Perché qui è un gioco di temperature, lo sapete, come per fare la cacio e pepe, devi essere bravo, perché sennò diventa un malloppo. Vedete? Faccio così, la faccio sempre a pochissima temperatura, ok? La faccio bene insaporire, però non alzo il fuoco. Guarda che roba, così, bella bella bella, guarda qua che spettacolo. Cioè sembra quasi un qualcosa di impalpabile, non è, come posso dire, non è quel mattone che vedranno che fila e fondi, no, la cacio e pepe insegna un gioco di temperature. Stupendo. Spengo adesso proprio l'induzione, la spengo totalmente. Il gioco delle temperature sui formaggi, ma per tante cose, è importantissimo. Io qui vi accenno tante cose, ma nella mia Academy ci vado più a fondo, molto più a fondo. Adesso ho spento l'induzione, mi avvicino col formaggio. Guardate che bello sto verde della salvia. Metto il parmigiano, anzi il grana. Quindi sarà una pasta molto dolce, no? Guardate che è. E qua il grana fa la sua. Chi è? Sentite che rumorino? The Sound of Love, ragazzi. Stupenda. Guarda che roba che ho fatto. Bellissima, sono contentissimo perché è venuta perfetta. Adesso, se vediamo che è leggermente, forse un goccetto d'acqua ce lo metto, proprio un'inezia, guardate, così, guardate. Ecco qua. Così rendo ancora un po' più. Eccola qua, stupenda, vedete? È un po' più cremosa, se no si incolla subito. Lunga, 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 lunga. Tiè, guarda qua. Bella, tiè, stupenda. Poi, se metti, guarda che figata, guarda che figata, che ideuccia che ci ho avuto, eh? Bella, così. Un po' di limone. E così ricorda pure la festa delle donne con sto giallo. Perfetto. Una grattata di pepe e mo vedete solo che mangiare. Che famo? Non beviamo. C'è una bottiglietta qua già aperta, eccola qua, da amici miei. Poi un bel bicchierozzo di vetro, ghiacciato come al solito. Guarda così, se beviamo qua il non filtrato. Ale! Pazza come va ancora, oh. Vai, senti? Che meraviglia ragazzi. Mo si assaggia, va subito mangiata, se no si incolla tutta. Guarda che lunga questa, mazza e forchetto d'oro. Vai, col croccante, col limone. Quando prendi il semetto croccante è buonissimo. È semplice, ma per farla fatta bene, sempre bisogna con i dettagli, quello che vi dico sempre io. Le ricette sono, alla fine i prodotti sono quelli, cambia la qualità dei prodotti e quello già è importante, però poi sono i piccoli dettagli che applichiamo sulle ricette che fanno la differenza, quindi attenzione ai dettagli, temperature, quantità, le proporzioni, bisogna fare attenzione. Rifatela che è da paura, con questi formaggi da paura.